Governo approva la riforma delle professioni, novità per avvocati, medici, ingegneri e architetti, rinviata quella dei commercialisti. Roma, 5 settembre 2025. Il Consiglio dei Ministri ha approvato ieri un pacchetto di 3 disegni di legge delega che ridisegnano l'assetto delle libere professioni in Italia, interessando circa 1,6 milioni di lavoratori. Si tratta di una riforma generale che coinvolge 14 categorie, tra cui architetti, consulenti del lavoro, geometri, periti, attuari e ingegneri, a cui si affiancano 2 testi specifici, uno per la professione forense e uno per le professioni sanitarie. Il provvedimento per i commercialisti invece è stato rinviato a una prossima riunione del governo, nonostante l'avvio dell'esame in CDM. Le novità principali. Il pacchetto prevede più di 20 principi guida, equo compenso esteso a tutti i rapporti professionali, non solo con clienti forti, come banche e assicurazioni. Parità di genere nelle governance degli ordini e nelle liste elettorali, con elezioni online. Formazione continua riorganizzata, con crediti obbligatori destinati a nuove tecnologie e intelligenza artificiale. Riconoscimento delle specializzazioni interne e certificazioni delle competenze per le categorie che lo richiederanno. Riforma dell'esame di Stato e nuove regole per i consigli di disciplina che non saranno più nominati dai tribunali, ma dagli stessi ordini. Tutele estese in caso di malattie gravi, infortuni o maternità con possibilità di rinviare scadenze tributarie e contributive. Per i medici, reso definitivo lo scudo penale nei casi di colpa grave. Tutti i provvedimenti hanno la forma di leggi delega che fissano i principi generali e demandano ai successivi decreti attuativi il dettaglio delle norme. Il governo avrà 24 mesi di tempo dall'approvazione parlamentare per esercitare la delega. Le dichiarazioni. La Premier Giorgia Meloni ha parlato di un passo avanti per riconoscere il valore economico, culturale e sociale delle libere professioni, troppo a lungo trascurate, sottolineando l'obiettivo di semplificare i processi, ridurre la burocrazia, valorizzare le competenze e agevolare l'accesso alle professioni. Soddisfazione è stata espressa da Rosario De Luca, presidente di Professioni Italiane, che ha ringraziato il governo per l'attenzione a un comparto centrale e fondamentale per il Paese. Positiva anche la reazione di Confprofessioni, che però ha chiesto un maggiore coinvolgimento delle organizzazioni sindacali dei liberi professionisti nell'iter di approvazione. Un riordino atteso da 13 anni. L'ultima legge organica sulle professioni risale al 2012, DPR 137 del 2012, seguita da interventi frammentari. La riforma approvata ora si propone di mettere ordine alle competenze, evitando sovrapposizioni tra categorie, senza attribuire nuove riserve, ma delimitando meglio i confini operativi. Il nodo resta quello dei tempi. Con la legislatura che si avvicina al giro di boa, i 24 mesi previsti per l'attuazione rischiano di rendere difficile la completa entrata in vigore delle nuove regole.